Parlando con amici, colleghi, esce specialmente nell'ultimo periodo, l'argomento dell'AI e se queste AI finirà davvero per togliere il lavoro a un sacco di persone. E ho sentito tutte e due le campane, ma volevo concentrarmi sulla campana che si vede un po' più scettica, e anch'io mi ritengo abbastanza scettico su questo, ma comunque c'è una campana che dice che no, non avverrà, i lavori continueranno a rimanere più o meno gli stessi, non vedremo una grande rivoluzione di posti di lavoro, ok? Questo perché? Come viene giustificato? Tipicamente viene giustificato dicendo che nel campo dell'AI ci sono già stati, fin dagli esordi, dagli anni 50, quindi fino agli anni più recenti, ci sono stati un'alternanza di ricerca molto spinta e dei cosiddetti inverni dell'AI, in cui l'hype andava un po' a spegnersi o la bolla a scoppiare e si fermava il periodo di ricerca. Quindi c'è chi dice che noi in questo momento stiamo giusto aspettando il prossimo inverno. Il prossimo inverno che arriverà, le persone si renderanno conto che i large language model di oggi non saranno capaci di fare tutto ciò che immaginiamo faranno, non saranno capaci di essere abbastanza intelligenti da sostituire molti dei lavori che facciamo oggi noi esseri umani, e per cui è inutile preoccuparsi. In altre parole, secondo queste persone, l'AI fa progressi a piccoli step o piccoli bump, e questo bump non è più grande degli altri. Quindi, come in passato ci aspettavamo che subito dopo l'invenzione del perceptron, quindi un modello semplicissimo di AI, da lì a avere un'intelligenza generale il passo fosse breve, anche adesso siamo nella stessa situazione. Io ho un punto di vista leggermente diverso, nel senso che sono anch'io scettico. Io credo che al momento le capacità di questi modelli sono estremamente sopravvalutate da alcune persone. Allo stesso tempo, starei attento a come definiamo questo bump, nel senso che io credo che a livello di progresso scientifico, puramente scientifico riguardo all'AI, questo sia effettivamente un bump abbastanza piccolo. Quindi sono d'accordo con chi si trova estremamente scettico. È un bump abbastanza piccolo perché ritengo che tutto ciò che abbiamo fatto, ci sono state chiaramente delle intuizioni molto interessanti, ma fondamentalmente, guardando la big picture, quello che abbiamo fatto è prendere dei modelli che già esistevano, modificarli un pochetto, utilizzando gli stessi algoritmi di addestramento, fondamentalmente tecniche molto simili, mettendoci un sacco di dati, un sacco di soldi, e siamo riusciti a ottenere i large language model di oggi. Quindi, dal punto di vista scientifico, io penso che effettivamente il bump sia piccolo. Non è una grande rivoluzione. Quello che è diverso, però, è il bump a livello, se così vogliamo dire, ingegneristico. Pensiamo, ad esempio, a tutto ciò che sta succedendo intorno al sistema dei large language model, come tutta la moda dei sistemi di agenti o i sistemi di coding automatico. Insomma, mi sembra che ci sia un gran numero di lavori intorno al concetto del large language model, che fondamentalmente è sempre il solito, e questi lavori li vedrei ben distinti dal bump scientifico. Nonostante il bump scientifico sia, secondo me, abbastanza piccolo, l'impatto che
questi lavori intorno al large language model, questi lavori più ingegneristici, stanno avendo, secondo me è abbastanza grande ed è rischioso o un pochino naif confrontarlo con i bump che abbiamo avuto in passato nel campo dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché finora c'è una grossa differenza. Finora non eravamo mai stati capaci di interagire con una macchina. Questo apre la strada a tutta una serie di applicazioni ingegneristiche, appunto, che finora non erano possibili. Abbiamo ottenuto un giocattolo nuovo con cui possiamo creare un'infinità di nuove applicazioni, di nuovi strumenti che finora non erano possibili. Per cui, nonostante il bump scientifico sia piccolo, mi aspetto un enorme bump a livello ingegneristico. E questo bump, sì, è diverso da tutti gli altri. Non dal punto di vista scientifico, dal punto di vista ingegneristico, ma gli effetti sulla società sono completamente diversi e sarebbe impossibile, ma questo lo vede chiunque, anche un non addetto ai lavori, che è impossibile paragonarlo ai diversi progressi che abbiamo avuto dagli anni 50 nel campo dell'intelligenza artificiale. Siamo su piani completamente diversi, ok? Per cui io credo che sì, il rischio di vedere una grande rivoluzione ci sia. Se sia una cosa positiva o negativa, questo magari ne parliamo un'altra volta, ma insomma, utilizzare la scusa del abbiamo avuto così tanti inverni in passato che è molto probabile che ce ne sarà un altro nel campo dell'AI, mi sembra una scusa abbastanza ingenua in questo caso, perché quello che sta succedendo non ha niente a che vedere con quello che è successo finora. Ciao!